Consideriamo un'equazione differenziale del secondo ordine, lineare, omogenea a coefficienti costanti e supponiamo che il polinomio caratteristico P di lambda abbia discriminante negativo. Siamo ancora in grado, come nel caso di due radici reali, di determinare due soluzioni indipendenti e quindi l'integrale generale dell'equazione utilizzando le radici del polinomio? Per rispondere partiamo da un esempio. Supponiamo di voler risolvere questa equazione. Se cerchiamo soluzioni esponenziali, y di t uguale e alla lambda t, troviamo l'equazione caratteristica lambda al quadrato più 2 lambda più 10 uguale a 0, che ha due radici complesse coniugate. Se sostituiamo questi valori di lambda nella funzione esponenziale e alla lambda t, troviamo y1 e y2. Ricordando la formula di Eulero per l'esponenziale complesso, le soluzioni y1 e y2 si possono riscrivere in questo modo. Questo modo di operare con funzioni a valori complessi è formale. Per giustificare i nostri passaggi occorre dimostrare che la derivata di e alla lambda t è lambda e alla lambda t anche quando lambda è complesso. Per il momento, a partire da queste due soluzioni che sono complesse coniugate, ci interessa costruire due soluzioni reali. Ricordando che l'equazione è lineare e omogenea e perciò ogni combinazione lineare di y1 e y2 è ancora soluzione, possiamo costruire due funzioni reali, u1 attraverso la somma di y1 e y2 e u2 attraverso la loro differenza. Le funzioni u1 e u2 sono così due soluzioni reali, linearmente indipendenti, in quanto il loro rapporto è la funzione cotangente di 3t, che non è costante. Abbiamo quindi risolto il problema di determinare l'integrale generale dell'equazione omogenea, che si può scrivere come combinazione lineare di u1 e u2. Vediamo adesso come la discussione fatta sull'esempio può essere generalizzata. Supponiamo, come ho detto all'inizio, di avere un'equazione differenziale tale che l'equazione caratteristica abbia discriminante negativo. L'equazione ha quindi due soluzioni complesse coniugate, lambda 1 e lambda 2, che possiamo scrivere come alfa più o meno i beta, dove alfa e beta dipendono da A, B e C. Allora, ripetendo la stessa costruzione di due funzioni reali u1 e u2 fatta nell'esempio, possiamo affermare che l'equazione differenziale ha due soluzioni reali linearmente indipendenti date appunto da u1 e u2. Perciò l'integrale generale dell'equazione omogenea in questo caso è e alla alfa t per c1 coseno di beta t più c2 seno di beta t. Vediamo un altro esempio. Risolviamo l'equazione differenziale y secondo più y primo più y uguale a 0. Qui scriviamo il polinomio caratteristico, p di lambda, che è lambda quadro più lambda più 1. Questo è il polinomio caratteristico. Vogliamo le radici, quindi scriviamo l'equazione caratteristica, lambda quadro più lambda più 1 uguale a 0. Calcoliamo il delta. Delta uguale b quadro meno 4ac, quindi 1 meno 4 uguale meno 3, che è minore di 0. Allora le due soluzioni, lambda 1 e lambda 2, saranno due soluzioni complesse coniugate. Quindi lambda 1 uguale a meno 1 mezzo più radice di 3 su 2i e lambda 2 uguale meno 1 mezzo meno radice di 3 su 2i. A queste due soluzioni dell'equazione caratteristica corrispondono due soluzioni dell'equazione differenziale. U1 di t uguale e alla meno 1 mezzo t, cioè la parte reale della soluzione, per coseno di radice
di 3 su 2 t. E la soluzione u2 di t uguale è alla meno 1/2 t per il seno di radice di 3 su 2 t. Ora siamo pronti per usare il teorema di struttura e quindi scrivere l'integrale generale della soluzione, sapendo appunto dalla teoria che queste due sono linearmente indipendenti. L'integrale generale y di t uguale alla combinazione lineare delle due, raccogliamo e alla meno t mezzi, che è il fattore comune, per c1 coseno di radice di 3 su 2t più c2 seno di radice di 3 su 2t per ogni c1 e c2 appartenente a R.